Su una rupe di tufo, sospesa tra cielo e terra, sorge una delle città più affascinanti d'Italia, Orvieto. Da oltre 3000 anni, questa città domina la valle del Paglia, come un'antica sentinella che osserva silenziosa il passare del tempo. Le sue mura sembrano nascere dalla roccia stessa, fuse con il paesaggio umbro in un abbraccio di pietra e luce. Orvieto è un luogo dove ogni epoca ha lasciato un segno. Gli Etruschi, primi maestri del sottosuolo, i Romani, che la ribattezzarono Urbs Vetus, la città antica, i maestri medievali, che innalzarono il suo duomo come un canto di pietra verso il cielo. Camminando tra i suoi vicoli, si ha la sensazione che il tempo si muova più lentamente, che ogni porta, ogni arco, ogni pietra custodisca una storia da raccontare. Orvieto non è solo un luogo da visitare, è una città da ascoltare, da leggere come un grande libro di tufo, dove le pagine non si sfogliano con le dita, ma con lo sguardo. Qui, sotto il sole dell'Umbria, passato e presente si incontrano in un equilibrio fragile e meraviglioso, come la rupe su cui tutto poggia. Molto prima che il nome Orvieto risuonasse tra le colline umbre, questa rupe era già una città viva e potente. Gli Etruschi furono i primi a scegliere questo luogo straordinario come loro dimora. Chiamarono la città Velsna e la considerarono una delle più importanti della loro confederazione. Qui, dove il tufo è morbido da scavare ma solido da difendere, costruirono templi grandiosi dedicati alle divinità, tombe scolpite nella roccia e un fitto sistema di cunicoli e acquedotti sotterranei. Quelle gallerie, scavate più di 2000 anni fa, scorrono ancora sotto i nostri piedi, come vene che portano la memoria di un popolo misterioso e ingegnoso. Velsna era un centro religioso e politico di grande prestigio. Ogni anno, le 12 città etrusche vi si riunivano per celebrare i loro riti comuni nel santuario dedicato al dio Volturna, protettore dell'unità del popolo etrusco. Ma la gloria di Velsna non durò per sempre. Nel IV secolo a.C., i Romani, in espansione verso l'Italia centrale, conquistarono la città dopo un lungo assedio. Gli abitanti furono deportati più a valle e la città distrutta. Ma dalle sue rovine nacque una nuova vita, Urbs Vetus, la città antica, nome latino che nel corso dei secoli si sarebbe trasformato in Orvieto. Da allora, la rupe ha continuato a custodire il segreto delle sue origini, conservando sotto le sue case e chiese i resti di quella prima straordinaria civiltà che per prima la chiamò casa. Nel Medioevo, Orvieto visse una delle sue stagioni più luminose. Divenne un libero comune, fiero e potente, capace di competere con le grandi città dell'Italia centrale. Le sue piazze si riempivano di mercanti, artigiani, viaggiatori e pellegrini che portavano con sé voci, merci e idee da ogni parte d'Europa. In questo clima di prosperità e fervore spirituale nacque un sogno di pietra, il Duomo di Orvieto. La sua costruzione, iniziata nel 1290, fu voluta per custodire un miracolo, quello di Bolsena, quando un'ostia consacrata avrebbe sanguinato durante la messa. Ma oltre la leggenda, il Duomo divenne il simbolo di un'epoca che cercava Dio attraverso la bellezza. La facciata è una sinfonia di luce e colore. Oro, mosaici, sculture e marmi si fondono in un equilibrio perfetto, che muta con le ore del giorno. Al mattino riflette il sole come un gioiello, al tramonto si accende di riflessi dorati e silenziosi. Ogni dettaglio racconta una storia, profeti e sibille scolpiti nella pietra, scene bibliche incise come miniature, colonne intrecciate che sembrano muoversi sotto lo sguardo del tempo. Ma è all'interno che il Duomo rivela tutta la sua anima. Nella cappella di San Brizio, gli affreschi di Luca Signorelli, realizzati tra la fine del 400 e l'inizio del 500, spalancano le porte del Rinascimento. Corpi nudi, muscoli tesi, volti colti nell'estasi o nel terrore del giudizio universale, un'umanità potente e terrena che anticipa la grande visione di Michelangelo nella Cappella Sistina. Qui la fede non è solo preghiera, ma meraviglia, dramma, pensiero. Ogni pietra del Duomo è un dialogo tra l'uomo e il divino, tra arte e ingegno, tra il desiderio di elevazione e la materia che lo rende possibile.
Guardarlo significa comprendere come, nel cuore del Medioevo, l'uomo abbia saputo trasformare la pietra in preghiera e la luce in eternità. Sotto la città visibile, fatta di vicoli, torri e piazze, ne esiste un'altra, scavata nel tufo, segreta, misteriosa. Una città invisibile, nascosta sotto le case e le chiese, costruita nei secoli da chi cercava acqua, rifugio o silenzio. Le viscere della rupe di Orvieto sono percorse da un fitto labirinto di cunicoli, pozzi e grotte che si intrecciano come una seconda mappa della città. Ogni generazione ha aggiunto un livello, un corridoio, un passaggio, come se Orvieto avesse continuato a scavare dentro se stessa, alla ricerca delle proprie radici. Nel cuore di questo mondo sotterraneo si trova uno dei capolavori più sorprendenti del Rinascimento, il Pozzo di San Patrizio. Fu voluto da Papa Clemente VII nel XVI secolo, quando la città divenne rifugio papale durante il saccheggio di Roma. L'opera, progettata da Antonio da Sangallo il Giovane, è un prodigio di ingegneria e visione. 2 scale elicoidali indipendenti, illuminate da 72 finestre, scendono per 53 metri fino a raggiungere l'acqua del sottosuolo. Grazie a questo sistema, gli animali da soma potevano trasportare l'acqua dal fondo del pozzo fino in superficie senza mai incrociarsi, un meccanismo tanto elegante quanto funzionale. Camminare all'interno del pozzo significa scendere nel tempo. Ogni passo porta più vicino al cuore della rupe, dove la luce svanisce e resta solo l'eco dell'acqua che scorre da secoli. Ma il pozzo di San Patrizio è solo una delle tante meraviglie nascoste. Oltre 1200 cavità sotterranee, tra cisterne, magazzini, frantoi, stalle e rifugi, formano una vera e propria città sotterranea che racconta 3000 anni di vita. Qui si trovano tracce etrusche, romane e medievali, antiche scale che non portano più da nessuna parte, nicchie votive, pozzi comunicanti, cantine ancora oggi in uso. Un mondo parallelo, nato dal bisogno e dalla curiosità dell'uomo, dove ogni goccia d'acqua, ogni segno inciso nella pietra, è una testimonianza silenziosa di ingegno, sopravvivenza e mistero. Sotto Orvieto, il tempo non scorre, gocciola, lento e inesorabile, lungo le pareti del tufo, custodendo segreti che nessuno ha ancora del tutto svelato. Nel Rinascimento, Orvieto tornò a essere protagonista della storia. Mentre Roma era scossa da guerre, rivolte e invasioni, la città divenne rifugio dei papi in fuga dalle turbolenze della capitale. Sulla rupe, circondata da mura possenti e difficilmente espugnabile, i pontefici trovarono sicurezza e silenzio. Fu qui che Papa Clemente VII, dopo il sacco di Roma del 1527, cercò riparo. Da Orvieto governò la Chiesa per mesi, facendo costruire opere strategiche come il Pozzo di San Patrizio, ma anche residenze e palazzi che ancora oggi portano il segno del suo passaggio. La città si trasformò. Accanto ai palazzi comunali e alle case medievali sorsero le residenze papali, i palazzi nobiliari, i conventi e le logge rinascimentali. Gli architetti e gli artisti chiamati a Orvieto portarono con sé le nuove idee dell'umanesimo: equilibrio, misura, armonia. Le pietre gotiche del passato cominciarono a dialogare con colonne eleganti, portali scolpiti e cortili luminosi, simboli di un gusto nuovo, più intimo e razionale. Nei palazzi papali, sede del potere religioso, si decidevano i destini della Chiesa e si ricevevano ambasciatori e principi. Nel vicino Palazzo del Popolo, costruito 2 secoli prima, continuava invece a battere il cuore civico della città, luogo di assemblee, mercati e feste popolari. Ma, nonostante i fasti e le presenze illustri, Orvieto rimase fedele al proprio spirito, una città discreta, elegante, mai ostentata. Ancora oggi, camminando tra le sue vie, si respira quell'atmosfera di sobria grandezza. Le piazze e i palazzi conservano l'impronta di un'epoca in cui la città seppe unire fede e potere, arte e politica, tradizione e rinnovamento. Ogni balcone in ferro battuto, ogni cortile ombreggiato, ogni stemma scolpito sulle facciate parla di un tempo in cui Orvieto fu un rifugio e una corte, una piccola capitale spirituale dell'Italia rinascimentale. Oggi Orvieto è molto più di un museo a cielo aperto.
È una città viva, pulsante, dove la storia non è soltanto custodita, è abitata, respirata, vissuta ogni giorno. Nei vicoli lastricati, sotto le stesse pietre calpestate dagli Etruschi e dai Papi, si aprono botteghe artigiane che portano avanti tradizioni antiche. Mani sapienti modellano la ceramica orvietana, decorata con i motivi che da secoli raccontano la città: il verde ramina, il blu cobalto, i simboli medievali di grifoni e gigli. Ogni oggetto, ogni vaso, è un frammento di memoria, una piccola opera d'arte che unisce passato e presente. Sotto gli archi ombrosi si incontrano falegnami, restauratori, tessitori, custodi silenziosi di un sapere che si tramanda da generazioni. Ma Orvieto è anche una terra di sapori. Sulle colline che circondano la rupe maturano le viti del celebre Orvieto classico, un vino che da secoli accompagna la vita della città. I suoi riflessi dorati raccontano la luce dell'Umbria, la pazienza della vendemmia e il ritmo lento della campagna. Nei piccoli ristoranti e nelle osterie affacciate sulle piazze, il profumo del pane e dell'olio si mescola a quello del tufo riscaldato dal sole. È qui che la storia si fa quotidianità, che la tradizione incontra il presente in un gesto semplice, un calice alzato, una risata tra amici, una passeggiata al tramonto tra le mura antiche. A Orvieto, il passato non è un ricordo lontano, ma una presenza costante che accompagna chi vive e chi visita la città. Ogni angolo, ogni bottega, ogni sguardo racchiude lo stesso spirito che l'ha resa eterna, quello di una comunità che ha saputo custodire la propria anima senza mai smettere di vivere il presente.